Un benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo di una poliedrica band russa e del suo 10° album, vivace e complesso, tra progressive e alternative metal. Nel mondo del rock duro e del metal, da un lato c'è chi ha sempre suonato lo stesso genere durante tutta la propria carriera, a volte fino a diventare proverbiale, per esempio i Motörhead. Dall'altro, però, c'è anche chi nel tempo ha evoluto il suo suono. In molti casi si tratta di evoluzioni coerenti, senza travalicare i canoni stilistici stabiliti in precedenza. Ma ci sono anche gruppi che nella loro storia hanno variato anche all'estremo di sonorità. È proprio il caso dei Grenoir. Nati nel 1992 in Russia, all'inizio suonavano death metal, che col tempo hanno ibridato con altri generi, sempre all'insegna dell'estremismo sonoro. Ma negli anni il loro focus stilistico ha cominciato a svariare sempre di più, lasciando il metal estremo per attraversare industrial e new metal, passando per l'alternative più o meno pesante e per tante altre sonorità diverse. Spinti da una volontà di esplorazione e di mutamento che non viene meno neppure in Downton Dream. 10° album dei Grenoir, pubblicato lo scorso 21 novembre da Brutal Records, porta avanti solo in parte il suono che il gruppo ha affrontato negli album precedenti. L'alternative rock metal passato è stato di nuovo appesantito e riportato verso il secondo genere, e non solo. La novità più rilevante è che i russi hanno preso le venature prog passate e le hanno messe al centro della propria musica. Ne deriva un progressive metal moderno che strizza molto l'occhio al gente, pur senza farsi mancare tante altre influenze. Ogni tanto Downton Dream si avventura su terreni prog più classici e in generale per costruirlo i Grenoir hanno pescato da tutto il genere e da tutto il metal moderno. Andiamo dal metalcore a quello più influenzato dalla musica elettronica, passando per groove, alternative e new metal moderni. Il suono risultante può ricordare gli Animals as Leaders, Tesseract e un po' anche gli ultimi In Flames, ma al tempo stesso ha una sua personalità. È rappresentata per esempio dalla voce di Andrei Hind, pulita e molto espressiva, pur non rinunciando ogni tanto all'aggressività. Si innesta in un suono complicato, pieno di controtempi e di tecnicismi, ma che sa essere anche orecchiabile, non troppo difficile da penetrare e anche efficace a livello di atmosfere e di emozioni. Merito di un'ottima ispirazione e delle qualità dei Grenoir. Si sente che sono in giro da molto. La loro esperienza e la loro bravura sono palpabili. Lo sono per esempio nella title track, piena di sfumature di colori, vorticosa e al tempo stesso piena anche di melodie ricordabili. Oppure in We Are the World We Deserve. Traccia più spigolosa e gent di Downton Dream, sa incastrare bene i suoi elementi e i tanti tecnicismi al servizio di un'atmosfera tenebrosa, cupa seppur riflessiva. I pezzi migliori della scaletta sono però Wrapped in a Shroud e Destiny Rust. La prima è piena di venature elettroniche che si uniscono alla grande alla pesante parte metal in una cavalcata nervosa e poi scarica la sua tensione in ritornelli drammatici e memorabili. La arricchiscono diversi dettagli e la coda strumentale Synthetic Mutagen, sorta di outro tutto votato a dell'ottima musica sintetica. La seconda è invece più leggera, almeno nei ritornelli, molto catchy e incisivi. La presenza di un contrasto con passaggi belli pesanti e la prepotente iniezione di controtempi prog aiuta il tutto a incidere a meraviglia. Anche il resto però ha sempre un suo perché, con un bel florilegio di spunti e di emozioni nei 35 minuti scarsi del disco. Persino Private and Contravention, il picco negativo del disco con i suoi ritornelli un po' troppo adolescenziali e poco in linea con i Grenoir di oggi, ha parecchio da dare. E in generale Downton Dream è un disco solido, sostanzioso, di livello eccellente. Forse risulterà poco apprezzabile per chi non sopporta sonorità moderne o per chi ricorda i primi passi dei russi. Ma i fan del progressive e dell'alternative metal moderni sapranno apprezzarlo a dovere. Se lo sei anche tu, ti suggeriamo con colore almeno qualche ascolto. Voto di Heavy Metal Heaven 85 su 100. Per oggi terminiamo qui. Se hai apprezzato la recensione puoi lasciarci il like, commentarla e condividerla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre al passo con i video che pubblichiamo ogni settimana. Infine puoi venire a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre trovi il link in descrizione. Ci vediamo alla prossima volta.